Ciao, oggi parliamo di sicurezza e DTF. Sappiamo veramente se è sicuro farlo, come farlo, quali sono i vari rischi? Oggi lo scopriamo insieme. Ormai sono circa 4 anni che si sente parlare di DTF. Ci vendono sistemi, ci vendono macchine, ci dicono di farla a fogli, ci dicono di farla a bobine. Ci sono 1000 macchine per farlo, ma non è chiaro se sia o no rischioso per la salute. Ci tengo a fare una premessa. Quello che vi sto dicendo è frutto della mia esperienza personale e di ricerche che ho fatto online per il fatto che io sono 4 anni abbondanti che faccio DTF. Non ho un service, ma posso dire che ho una discreta o buona esperienza nel campo e quindi posso dirvi che ho testato con mano questo tipo di problemi che adesso vi spiegherò nel dettaglio e che cosa ho fatto per lavorare in sicurezza. Se state guardando questo video, credo che voi sappiate di che cosa si tratta per stampa DTF, cioè Direct to Film. È una stampa digitale diretta su un film, sulla quale dopo viene applicata della colla in polvere. I film sono questi qua che vedete, che tra l'altro trovate sul mio sito, link qua sotto per fogli a caldo per DTF, fogli a freddo e colla. Una volta che avete stampato sul film viene applicata della colla in polvere, la quale successivamente viene messa o sotto una termopressa o in un forno, viene sciolta a una certa temperatura e una volta raffreddata si può applicare come un transfer sull'indumento e viene tolta la pellicola trasparente, cioè il carrier, la parte sulla quale viene stampata. Se vi interessa approfondire l'argomento stampa DTF trovate nel mio canale YouTube la playlist e tutti gli altri video che ne parlano. Quindi, come stavamo dicendo, abbiamo un foglio sul quale abbiamo stampato la nostra grafica. Quali sono i potenziali rischi per la salute di questa cosa che vedete? Se voi acquistate materiali per la DTF, come per esempio la colla o i fogli dal mio sito, potete sapere che per esempio la colla è certificata e anche i fogli. Le certificazioni Oeko-Tex garantiscono che non ci sono all'interno dei metalli pesanti o comunque delle sostanze nocive, che è una normativa europea per tutti i prodotti che vengono poi a contatto con la pelle. Gli inchiostri che io utilizzo con la mia macchina per la stampa per fare DTF sono certificati Oeko-Tex a loro volta. Quindi voi ora potreste pensare la colla è Oeko-Tex, i fogli sono Oeko-Tex, gli inchiostri sono Oeko-Tex, è tutto sicuro e io posso lavorare senza problemi. In realtà la cosa non è così. Infatti ora vi spiego quali sono i 3 rischi principali che ci sono nel fare DTF e da che cosa deriva. Quando si creano dei transfer in DTF, i rischi principali sono 3. Questi rischi vengono maggiormente amplificati se utilizziamo sistemi manuali. Cioè, che cosa intendo? Se noi utilizziamo un sistema, cioè un plotter con poi in cascata uno shaker, un applicatore di colla in polvere e un forno con un sistema chiuso, avrà già integrato degli aspiratori, magari sono a carbone attivi o magari sono collegati a un impianto di aspirazione che poi butta fuori, filtrandolo, l'aria che viene fatta passare attraverso il sistema. Però questo garantisce l'ambiente di lavoro in cui è il plotter abbastanza salubre, a patto che ci sia sempre un ricircolo d'aria. Quindi, detto ciò, i sistemi di produzione in linea, se correttamente attrezzati con aspiratori e ricambio d'aria, e magari l'operatore non sta all'interno della stanza dove sta operando la macchina, se diciamo per sicurezza ulteriore, questo ci garantisce un ambiente di lavoro salubre. I problemi iniziano quando utilizziamo macchine, come nel mio caso, con una produzione a fogli e magari inizialmente utilizziamo una termopressa per sciogliere la colla o dei fornetti o magari anche dei metodi improvvisati. A questo punto vi dico quali sono i 3 rischi principali che corriamo facendo DTF in questo modo. Il primo rischio che si corre è l'applicazione della colla. Quello che vi sto dicendo ora è riferito a colle in TPU, cioè lo stesso materiale che viene usato anche per le stampanti 3D, che sarebbe un poliuretano termoplastico, che è la colla che utilizzo anch'io e che potete trovare sul mio sito. È la colla che viene usata principalmente perché è molto morbida, ha una buona adesione, fa resistere la stampa sia ai lavaggi che alle crepe, in quanto essendo elastica lascia che il tessuto si stretchi e poi dopo ritorna in posizione senza rompere la grafica. Durante l'applicazione della colla in TPU con metodi manuali ci può essere il rischio dell'inalazione dell'aerosol di polveri, di microplastiche quindi, che assolutamente è tossico e molto pericoloso. Durante l'applicazione manuale della colla in polvere
Infatti spesso è consigliato l'utilizzo di una mascherina. Certo che realisticamente delle volte la cosa può diventare complicata, non sempre possiamo girare con la mascherina all'interno di un ambiente. Quindi da cosa capiamo che la colla che stiamo utilizzando è potenzialmente pericolosa, cioè sviluppa un aerosol? Da quanto è fine la grana della colla. Vi faccio un esempio. Questa colla che trovate sul mio sito ha come dimensione maggiore 200 micron e dimensione minore superiore ai 150 micron. Questo particolato è stato filtrato, quindi la parte più sottile, quindi più volatile, è stata eliminata. Quindi ha una granulometria non proprio fine, ma questo ci permette di poterla spargere manualmente con uno shaker o con una vaschetta, senza che si formi dell'eccessivo aerosol, a patto che state sempre in un ambiente ben areato, con un ricambio d'aria e non eccessivamente vicino con il viso. Io vi metto delle immagini dove si vede che in alcuni sistemi automatici la colla fine, che è più leggera e magari può tenere un dettaglio maggiore, anche se con la mia in realtà però va benissimo lo stesso, si vede che si forma una specie di pulviscolo e se non c'è un aspiratore di fianco alla macchina quello è molto dannoso, perché appunto è l'inalazione di microplastiche, che è molto pericoloso a livello polmonare. Il secondo rischio che abbiamo è la fusione della colla. Come vi ho detto in precedenza, con un sistema di linea chiuso non abbiamo questo tipo di problema, perché c'è predisposto l'aspiratore per il forno e quindi durante la fusione della colla eventuali fumi non saranno poi inalati dall'operatore. Se noi utilizziamo invece una termopressa, magari di fianco a dove lavoriamo, invece non abbiamo nessun tipo di aspirazione e tutti i fumi che si sviluppano durante la fusione del TPU possiamo inalarli noi, e se non abbiamo un ricircolo d'aria fatto come si deve nell'ambiente di lavoro, questo può diventare particolarmente dannoso. Adesso vi dico nel dettaglio che tipo di fumi si sviluppano dalla fusione della colla in TPU. Questo esempio che vi sto facendo è un'estremizzazione, in quanto noi di solito fondiamo colla, soprattutto per il processo in sé della DTF, a temperature relativamente basse e quindi non dovrebbero svilupparsi una quantità elevata di questo tipo di vapori, che si chiamano vapori di MDI. Durante il riscaldamento del TPU sopra una certa temperatura si sviluppa il metil-definil disocianato o MDI, che sarebbe, leggo, un intermedio chimico versatile utilizzato nella produzione di una varietà di materiali poliuretanici. Significa che all'interno del TPU questo componente chimico evapora e crea un vapore che è molto tossico a livello di polmoni e di respirazione. Dipende dal tipo di temperatura. Qua sotto vi metto la pagina Wikipedia dove trovate che cos'è il metilene difenil disocianato, questo MDI che si sviluppa durante la fusione del TPU a una certa temperatura. Degli studi fatti in America dalle società principali che si occupano della sicurezza del lavoro, quindi OSHA, EPA, CDC, hanno scoperto che i vapori MDI possono causare una serie di gravi problemi alla salute, inclusi problemi respiratori. Quindi praticamente a lungo andare questo tipo di vapore crea dei problemi seri a livello respiratorio polmonare. Quindi la fusione della colla, se non è in un'area dove c'è a suo fianco un aspiratore, è una roba che è potenzialmente molto pericolosa. Per questo io vi consiglio potete utilizzare un aspiratore a carboni attivi se non avete voglia di fare un buco nel muro, non avete una finestra, anche se vi consiglio di stare in un ambiente sempre con una ventilazione adeguata, e di evitare di utilizzare la termopressa dove non c'è tanto controllo dei fumi che escono, ma piuttosto potete usare un fornetto di quelli chiusi che sopra ha quella specie di botola dove potete mettere l'aspiratore a carboni, e quello vi permette di filtrare i fumi che ne escono. Stare attenti alle temperature e cercare di usare la temperatura più bassa possibile. Se vedete che il foglio ingiallisce, si accartoccia, vuol dire che siete a temperature troppo alte. Se il TPU diventa giallognolo, la colla da bianca diventa giallognola, vuol dire che si sta degradando e lo sviluppo di questi fumi tossici diventa molto più elevato. Se poi voi avete la possibilità di mettere un fornetto di quelli a tunnel da serigrafia piccolino o trasformato in una stanza separata con sempre l'aspiratore, però è una sicurezza in più, di modo che voi stampate nella vostra stanza e prendete i fogli, li cospargete, sempre vi ripeto con una colla, con una grana giusta che non sia troppo volatile, non vedete pulviscolo di colla,
e a quel punto portate nella stanza a fianco magari col fornetto da fondere, lì con l'aspiratore portate fuori i fumi e siete sicuri che siete in un ambiente di lavoro salubre. Il terzo rischio, che è più una precauzione anche questa, ma comunque non è da escludere, perché almeno secondo la mia esperienza io ho visto che comunque si sviluppano dei vapori anche lì durante l'applicazione, perché comunque durante l'applicazione è vero che facciamo 10 secondi a 160 gradi, una cosa molto rapida, ma quando facciamo, soprattutto con i fogli a caldo come i miei, 2 pressate consecutive, si sviluppano anche lì dei fumi, e siccome sì, utilizziamo inchiostri all'acqua, ma non sono in quantità tale da sviluppare quel tipo di vapore, significa che comunque anche in quel caso si sviluppano dei vapori probabilmente che derivano dalla colla. Quindi per sicurezza non sono in quantità così elevate come quando le fondiamo, però per sicurezza è bene pressare o con un aspiratore anche lì a carboni attivi a fianco, oppure avere una finestra, un ambiente ben ventilato anche durante l'applicazione, soprattutto se la cosa diventa massiva. Quindi per riassumervi la cosa, a costo di essere noioso, però è una cosa a cui ci tengo, i rischi principali sono 3. L'applicazione con colle troppo fini che potete inalare, la fusione della colla senza metodi di aspirazione adeguato e l'applicazione magari consecutiva di un grande lotto in un posto dove non c'è ricambio d'aria. Tutte queste cose sono legate al fatto che la colla degrada sopra una certa temperatura e può sviluppare questi vapori di MDI che vi ho spiegato in precedenza, che sono molto tossici. Vi ringrazio, spero che vi possa essere stato utile questo video, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi se vi interessano questo tipo di argomento e se avete bisogno di materiali per la DTF guardate sul mio e-commerce qua sotto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!